Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la masterclass di Power BI Desktop. Allora, con questa prima lezione vedete che ho messo un bel 00, andiamo a fare un'introduzione al software, vediamo un po' di cose nel senso generale del software e vi risponderò anche a certe domande che tendenzialmente mi arrivano sempre, così avremo un po' una visione d'insieme del software e di che cosa può fare a grandi linee. Poi nel corso delle lezioni butterò giù anche un programmino che lo studierò pian pianino, andremo a vedere tutte le cose nel dettaglio e partiremo dall'installazione del software, quindi partiremo proprio da zero. Allora, Power BI Desktop che cos'è? Allora io qui ce l'ho già installato e vedete che praticamente quando arrivo io qui ho praticamente un software che ha tantissimi strumenti, sono veramente tantissimi bottoni e praticamente mi permette di fare un report di business intelligence che può essere visto dal browser, quindi da un PC desktop, piuttosto che da un dispositivo mobile scaricando l'applicazione Power BI dall'App Store o dallo store di Apple. Quindi che cosa succede? Noi abbiamo praticamente uno strumento che è Power BI Desktop, che è praticamente l'applicazione che si installa sul vostro PC e questa applicazione può essere scaricata ed installata attraverso il sito di Power BI, lo vedremo poi nella prossima lezione nel dettaglio, e si fa un'installazione pulita del programma all'interno del vostro computer, piuttosto che si scarica dallo store di Windows, quindi da Microsoft Store. Qual è la differenza? Che se andiamo su Microsoft Store, praticamente qui installate un'app e qui il vantaggio è che se installate l'app, poi quando arrivano gli aggiornamenti del software non serve reinstallare il software, l'app si aggiorna. Il problema di Microsoft Store è che tendenzialmente aziendalmente è sempre disattivato per ovvi motivi, quindi non avendo lo store l'unico modo di avere l'applicazione è installare proprio l'eseguibile, installare proprio il programma. Lo svantaggio di questa cosa per il momento, non so se in futuro cambierà, è che se noi dobbiamo avere il software aggiornato e cambia ogni mese, cambia il software, ci sono cose nuove, ogni mese vi ritrovate comunque a scaricare il software e a reinstallarlo da zero, quindi deve essere proprio fatta una nuova installazione per avere tutte le nuove feature. Quindi questo è quanto riguarda praticamente il programma. Poi oltre alla versione desktop, che è questa che vediamo qua, ok, questa ci serve per lavorare, quindi noi dalla Power BI desktop, quindi dalla versione desktop installata nel nostro PC, andiamo a fare degli sviluppi. E qui vediamo ad esempio che abbiamo Power Query, qui c'è un modello di dati con le sue proprietà e tutte le tabelle collegate con i campi, eccetera. E è lo stesso Power Pivot, però molto più evoluto di quello che troviamo in Excel. Quindi se volete vedere un po' come si fa DAX, come funziona la modellazione, queste cose qua, potete seguire anche la mia masterclass di Power Pivot, compare in sovraimpressione, perché comunque quello che viene spiegato lì, lato modellazione e DAX, è completamente compatibile con quello che si può fare qui, cioè non cambia niente, è la stessa cosa. Power BI Desktop però ci permette di fare molte più cose di quelle che possiamo fare in Excel, è molto più evoluto. Ad esempio qui se noi facciamo doppio clic sulla freccetta possiamo, ad esempio su Excel possiamo fare solo la molti a 1, quindi qui invece abbiamo la 1 a 1, la molti a 1, la 1 molti al contrario e la molti molti. E poi possiamo anche decidere la direzionalità delle nostre freccette, ok? E qui abbiamo praticamente la singola, che è quella tradizionale, ma possiamo mettere anche la bidirezionale, quindi se io applico la bidirezionale vedete che praticamente qui cambia il simbolo e il contesto dei filtri può passare da tutte e due le parti. Non è una best practice, non si deve fare se non siamo obbligati proprio ad utilizzare questa tecnica. Però insomma già da qui sulla parte di modellazione vedete che ci sono un po' di cose nuove. In più le formule DAX sono molto più evolute, nel senso che ci sono molte più funzioni disponibili rispetto a quelle che ci sono nell'Excel. Quindi qui abbiamo la parte di Power Pivot. Poi se andiamo qui sulla sinistra, quindi qua abbiamo Power Pivot e qui abbiamo praticamente la pagina di dati. Vedete qui ci dà modello, che in realtà è Power Pivot, e qui ci dà la pagina di dati. Qui possiamo vedere le tabelle fisicamente che sono dentro al Power Pivot. Quindi vedete qui vediamo proprio le tabelline. Però qui è una parte dove noi possiamo anche andare a creare una nuova tabella. Ad esempio qui creo nuova tabella
e con il DAX posso andare a realizzare una tabella. Questa cosa c'è anche perché con Excel, ad esempio, noi potevamo creare le tabelle all'interno dei fogli Excel e poi quelle tabelline potevamo importarle all'interno di Power Pivot, quindi noi utilizzavamo il foglio di calcolo per creare le tabelle con le formule di Excel, eccetera. Qui lo strumento che abbiamo è appunto il DAX, quindi se non abbiamo sviluppato in Power Query o non abbiamo una sorgente dati che arriva dietro compilata e dobbiamo per forza di cose lavorare nella parte di modellazione, ok, non abbiamo il foglio di calcolo, ma abbiamo questa parte qua che ci permette di fare appunto le tabelline. Piuttosto che andiamo qua e vogliamo semplicemente andare a fare una nuova colonna, quindi da qua possiamo andare a fare una nuova colonna calcolata, ok, e da qui dopo facciamo la formula come facevamo in Excel, tant'è che se noi andiamo qui, noi possiamo anche operare qui e fare qualcosina, però vedete non ci sono le cose. Diciamo che questa è la parte di modellazione che abbiamo su Excel e questa è la parte tabellare che abbiamo su Excel quando cambiamo la visualizzazione. Praticamente anche andando qui in Power Pivot, anche se non ho nessuna tabella, quando si apre il motore abbiamo la vista diagramma, questa è quella che appunto noi vediamo qui, la vista diagramma, e poi abbiamo da Excel la vista dati, che è appunto dove abbiamo le tabelle che adesso io non ho. Solo che nella vista dati, come dicevo, possiamo anche andare a creare delle nuove tabelle piuttosto che delle misure e altre cose. Comunque anche questa parte la approfondiremo nel dettaglio. E poi sempre sulla sinistra abbiamo la parte di front-end, che sarebbe la parte dove abbiamo il foglio di calcolo in Excel, quindi noi qui siamo sulla parte di front-end. E qui è qui. E come funziona questa parte qua? Allora, anche qua abbiamo un po' di strumenti e qui vediamo che abbiamo praticamente dei filtri che funzionano a livello di pagina piuttosto che infrapagina, dipende poi a come si vanno a configurare. Poi qui se noi chiudiamo così, vedete, questa è la nostra area di lavoro che può essere modificata in dimensioni, larghezza, altezza, la potete modificare un po' come volete. Adesso non scendiamo nei dettagli, altrimenti andiamo troppo lunghi. E poi qui vedete c'è un oggetto, c'è un grafico. Ad esempio, se io prendo questo oggetto qua, vedete qui c'è scritto matrice, perché qui ci sono tutti gli oggetti che noi possiamo utilizzare in Power BI. Questi sono e questi possiamo utilizzare. Adesso ad esempio da qui in poi probabilmente voi non ce l'avete perché li ho aggiunti io manualmente. Però diciamo che io clicco qui, vedete qui è comparso un oggetto qua sotto e questo qui matrice è quello che più assomiglia alla pivot di Excel. Quindi se io vengo qua e mi tiro giù ad esempio, non lo so, il postal code, vedete, sulle righe, poi mi tiro giù la geografia sulle colonne e poi mi metto magari una misura sulla parte di valori. Ecco qua. Vedete che più o meno è esattamente come la pivot che abbiamo in Excel. Non ci sono i filtri dinamici perché qua si utilizzano in modo differente e anche qua non ci sono i filtri in imbuto dove andare a fare filtri perché anche qua si lavora in modo differente in Power BI. Però il concetto è che questo è l'oggetto che più assomiglia ad Excel, quindi l'oggetto matrice, però possiamo creare anche delle tabelle, possiamo creare delle mappe che qui rispetto ad Excel funzionano e sono più semplici da utilizzare. Piuttosto che un grafico a tachymetro, ad esempio se prendo questo oggetto qua e premo sul grafico, io converto l'oggetto di prima e l'ho convertito in un altro tipo di oggetto. Quindi diciamo che questi sono gli oggetti a disposizione. Se andiamo nei tre puntini che ci sono qua, vedete che compare ottieni altri oggetti visibili. Se clicchiamo sui tre puntini, vedete ottieni altri oggetti visivi, importa, rimuovi o ripristina. Se andiamo su ottieni altri oggetti visivi, che cosa succede? Praticamente premendo qua si apre praticamente una specie di store di Power BI dove noi se facciamo clic su tutto ci fa vedere quello che c'è a disposizione tendenzialmente gratuitamente, vedete ci sono molti altri oggetti che vi permettono magari di fare dei grafici a grattacielo piuttosto che altre cose e facendo aggiungi si aggiungeranno praticamente ai vostri oggetti che avete a disposizione nel vostro software che avete installato nel vostro PC e poi lo potrete utilizzare, ad esempio ci sono degli oggetti che sono anche a pagamento perché richiedono un certo lavoro dietro e lì in quel caso bisogna acquistare la licenza. Se sono a pagamento comunque quando li utilizzerete vi escono tutti i pop-up per fare l'acquisto eccetera. Comunque diciamo ecco questa è la parte di front-end, però quando noi sviluppiamo in questa parte qua andiamo a sviluppare praticamente sulla parte che noi vediamo o in orizzontale se mettiamo il cellulare in orizzontale così, ok? E se lo mettiamo in verticale comunque noi abbiamo una visione orizzontale quindi non possiamo vedere il dato che abbiamo lavorato su questa
su questa slide non lo possiamo leggere in verticale, lo vedremo solo in orizzontale se lo guardiamo in cellulare. E nel browser ovviamente prenderà l'area del nostro monitor, ovviamente si ridimensionerà, però anche quello è fatto per essere visto in orizzontale. Se noi vogliamo lavorare con la view in verticale o cambiamo le dimensioni della nostra area qui in modo che diventi un'area verticale, però non è tanto adatto per i cellulari, perché nei cellulari tendenzialmente si va a sviluppare praticamente una vista per il mobile. E praticamente vedete, se io vado sul menu visualizza e qui premo layout per dispositivi, vedete che entro e ho una visione del cellulare, vedete c'è proprio il cellulare. E qui compaiono sulla destra gli oggetti che io ho realizzato nella parte desktop. Dico desktop perché è fatta per essere visionata da tablet piuttosto che da PC, piuttosto che da smartphone in modo orizzontale, no? Però è una visione desktop. Invece questa è proprio pensata per il mobile, quindi vedete è una vista verticalizzata. Che cosa succede? Che gli oggetti che noi mettiamo sulla parte mobile devono essere realizzati qua dentro, quindi io qui potrei avere questa vista qua e poi lavorare anche su questa vista prendendo gli oggetti e mettendoli dentro. Vedete che quando li metto praticamente scompaiono dalla destra e qui poi vado a prendermi queste cose qua e lavoro con la parte fatta così, vedete? Ovviamente lo spazio è quello che è, quindi qui dovreste giocare nella parte desktop perché tutte le formattazioni eccetera per il momento le potete elaborare solo qui. Difatti se qui dovete realizzare un tipo di view e poi lato mobile volete utilizzare altri oggetti, vanno creati e poi vanno nascosti in un certo modo, ci sono delle tecniche che vi farò vedere. Però diciamo che sono due cose diverse, quindi che cosa succede se io realizzo anche questo front-end? Realizzo una pagina sulla desktop e una pagina sul mobile, quindi significa che questa slide introduction, se la guardo col PC la vedrò così. Se la guardo sul telefono, che cosa succede? Se io apro il telefono e lo guardo in verticale così, ok, se ho realizzato anche questa dashboard qua, questo report, mi compare direttamente così. Quindi quando io apro l'applicazione in Power BI col mio cellulare, vedrò questa view in verticale che è ottimizzata per il cellulare. Se io però giro il telefono in orizzontale, comparirà comunque la versione desktop che ovviamente è poco navigabile perché tende ad avere molte informazioni anche a livello di filtri, di bottoni eccetera, dopo si fa fatica anche a fare click. Invece questa per il cellulare ovviamente va in verticale e deve essere pensata per essere vista in verticale. Quindi diciamo che il front-end se fatto bene va sviluppato due volte. Uno va pensato lato desktop e uno va pensato lato mobile. Poi ci sono veramente tante cose, le vedremo con calma durante il corso, ma comunque questo è il concetto. Una cosa che non abbiamo visto ancora del software è, ok, Power Pivot, qua abbiamo i dati, qua abbiamo il front-end, ma Power Query dov'è? Power Query non c'è un bottoncino qui a parte, dovete andare sul menu Home e qui trovate praticamente trasforma dati. Se io faccio praticamente trasforma dati apro Power Query, ma qui vediamo che comunque abbiamo tutti i nostri connettori, quindi io potrei fare recupera e qua ho i driver principali, ma potrei fare anche altro perché magari devo andare ad utilizzare un driver particolare. Ora se vengo qua vedete su tutto ci sono veramente tanti driver, ci sono molti più driver di quelli che abbiamo a disposizione su Excel. Qui veramente ci sono tanti tipi di driver che ci permettono di connetterci veramente verso qualsiasi cosa, praticamente ci si può connettere un po' a tutto. Eventualmente fate la ricerca di quello che cercate e qui compare il driver, ad esempio andiamo su ehm, ANA, vedete ecco che compare il connettore per SAP ANA. Ok, questi sono i connettori driver, però se apriamo Power Query giusto per vedere le query che ci sono qua, vedete vado in trasforma dati e ecco che qui, come in Excel, compare una nuova finestra, invece Power Pivot non compare una nuova finestra, è integrata proprio nel software. Quando compare questa nuova finestra assomiglia abbastanza bene a quello che c'è in Excel. Anche qui Power Query è più evoluto di quello che abbiamo su Excel, ci permette di fare tante cose. Ad esempio, una delle cose che su Excel non funziona bene, che sono appunto i parametri, invece sono importantissimi perché dobbiamo ricordarci che noi siamo in Power BI Desktop, non abbiamo il foglio di calcolo sotto che possiamo andare a gestire i parametri sulle celle e poi le importiamo su Power Query per avere una cosa dinamica gestita dall'utente. Qua bisogna per forza di cose utilizzare i parametri e quindi da qui gestisci i parametri, vedete possiamo fare nuovi, gestisci i parametri e qui effettivamente però funzionano rispetto a Excel che non è che funzionano tanto bene.
E poi i parametri ci servono anche per fare una gestione, se lo vogliamo, questa è una cosa un po' evoluta, dell'aggiornamento incrementale del dato. Cosa significa? Che se io vado a caricare una tabella di storico che ha 2 anni di dati, ok, noi potremo caricare gli ultimi 2 anni e poi il giorno successivo, quando andiamo a recuperare l'ultimo dato, non dobbiamo recuperare tutti e due gli anni di storia, che questo andrebbe ad appesantire il recupero, eccetera, eccetera. Potremo recuperare solo l'ultima forchetta e l'ultima giornata. Ora, questa è una tecnica evoluta, però si utilizza sempre con i parametri delle altre cose. Piuttosto che qua appunto abbiamo le query con tutti i passaggi, vedete che qui abbiamo sempre il menu home, qui assomigliano un pochino i pulsantini, assomigliano veramente tanto, c'è più o meno tutto quello che c'è di là e di più. Su Transforma abbiamo anche qui tutte le cose che abbiamo in Excel, qua giù vediamo che possiamo fare anche script in R piuttosto che in Python, queste sono queste cose qua in più. Aggiungi colonna, anche qua abbiamo le stesse cose, però in fondo abbiamo anche informazioni dettagliate sull'intelligenza artificiale. Qui avendo una licenza Power BI Premium, che dopo ne parliamo un attimino, potrete avere accesso anche a queste cose qua. Con la Pro mi pare che non si può fare, ma comunque diciamo che ci vuole la Premium per fare queste cose qua, vi serve una capacità. Poi abbiamo il menu visualizza, che anche qua è più o meno tutto uguale, è l'editor avanzato, e poi abbiamo sempre le dipendenze che ci fanno vedere come è strutturato il nostro modello di dati. Da qua vediamo appunto questa tabella dove va a finire. Ok, vedete, questa va e va giù direttamente qua. E poi qui abbiamo anche un menu strumenti che vi fa anche una specie di diagnostica. Una cosa molto importante che è importante capire, perché in Excel per mettere le tabelle in sola connessione, perché magari noi portiamo questo dato qua e poi non lo vogliamo portare in Power Pivot o in Excel, lo vogliamo solo tenere lì solo come stato di connessione, perché ci serve da ponte per fare delle elaborazioni sulle altre query. Allora, qui quando usciamo non è che abbiamo il pannellino qua a destra come con tutte le connessioni come c'era su Power Query, qua vediamo proprio le tabelle fisiche che abbiamo importato. Quindi per fare quella cosa lì si fa tasto destro sulla tabella e qui gli si dice abilita caricamento. Vedete, se io lo tolgo e faccio continua, questa qui diventa in corsivo. Questa qua significa che quando io vado ad aggiornare il mio modello, questa qua è in stato connessione, quindi se io adesso premessi chiudi e carica, chiudi e applica, questa tabella qua sparirebbe dal mio modello perché rimane in solo stato connessione. Quindi questa cosa si fa con un tasto destro, abilita caricamento. Ok, questa è una cosa importante da sapere, altrimenti se non disabilitate il caricamento che di default è attivato, ok, è attivato il caricamento del dato, se non lo disattivate tutte le tabelle che andrete a collegare ovviamente ve le ritrovate nel modello di dati e vanno ad appesantire il modello. Su impostazione, ultima cosa importante, abbiamo appunto le impostazioni a tutte le nostre connessioni esterne, quindi da qua possiamo andare a modificare le autorizzazioni. Se ci colleghiamo con un drive dobbiamo mettere delle password, qualcosa, da qui si può modificare l'autorizzazione, perché quando voi fate una prima importazione, ok, ad esempio da un SQL Server dovete fornire il tipo di credenziali, ok? Se sbagliate poi non compaiono più se andate a riselezionare il SQL Server perché lo sente, ok, l'ha memorizzato, quindi da qui potete andare a modificarle. Comunque non scendo troppo nel dettaglio perché comunque siamo a livello alto su questa prima lezione. Quindi diciamo che adesso io chiudo e senza applicare le modifiche e torno qua. Perfetto. Che cosa succede quando io ho finito di sviluppare? Come faccio a vederlo nel mio browser? Come faccio a trovare il report e a guardarlo nel mio browser piuttosto che poterlo guardare sul cellulare? Bisogna trasferire praticamente quello che noi abbiamo realizzato qua, che se noi facciamo un salvataggio di questo dato, vedete Power Pivot, Power BI Desktop, noi andiamo a generare, quando noi salviamo questo report, andiamo a generare dei file PBIX, questa è l'estensione, però questo è il file locale, quindi noi in questo momento ce l'abbiamo locale e non è che voi passate il file agli utenti, loro fanno doppio clic, se lo aprono e se lo visionano. Sì, possono anche farlo, però che cosa succede? Tutti devono avere l'applicazione di sviluppo installata e quando lo visionano si trovano tutti questi oggetti qua aperti e ovviamente possono modificare il report. Oltretutto a questo voi dovreste preoccuparvi manualmente perché non ci riuscite in automatico, dovreste aprire il file, aggiornare, quindi andare su Power BI e fare un aggiorna tutti dei dati, quindi aggiornare proprio tutte le origini dati e quando l'avete aggiornato, quindi questo bottone aggiornate tutto,
Quando l'avete aggiornato dovreste salvarlo e poi dire a tutti ok, il report è aggiornato, quindi si può aprire. Tant'è che una cosa che dimenticavo prima è che se io faccio un clic qui, vedete che vado a filtrare tutti gli oggetti che ci sono nel mio front-end. Questa è una bella feature, però anche questa è una scelta, si può anche evitare questa cosa qua. Ad ogni modo, gli utenti accederebbero a un file fisico, ma non è questa la sua funzione, ok? Bisogna depositare questo file in un servizio in cloud e poi da lì accedere al report. Che cosa significa? Vedete che quando io ho sviluppato qua su trovo un bottoncino che si chiama pubblica. Allora, quando io premo pubblica, vedete, abbiamo le modifiche ad esempio, faccio pubblica, compare questa cosa qua e qua compaiono le aree di lavoro di Office, io ne ho diverse, e qua c'è l'area personale, piuttosto che ci sono i workgroup che sono stati creati e sono workgroup di lavoro condiviso. Allora, nell'area personale voi potete avere anche la licenza free, quindi senza costi aggiuntivi, che ovviamente ha qualche limitazione, vi fa usare il software, vi fa creare quasi tutto, ci sono un po' di limitazioni, però potete lavorare un pochino con Power BI e poi potete salvare solo dentro la vostra area personale, ma non potete salvare il report su un workgroup di lavoro, quindi non potete condividere con gli altri il report, a meno che appunto non abbiate almeno una licenza pro. Attenzione, poi facciamo un attimo un tema sulle licenze, che comunque se voi sviluppate, avete la licenza pro, poi ogni utente che vuole e deve visionare il vostro report, anch'esso deve avere la licenza pro, anche se non sviluppa, perché chiunque utilizza i servizi di Power BI, la parte service, ok, deve avere una licenza di Power BI, altrimenti il lavoro che andate a creare è visibile solo per voi stessi. Quindi diciamo che qui scegliamo dove depositare il report. Adesso andiamo sull'area di lavoro personale, faccio seleziono, ok, e lui sta andando a pubblicare, vedete, sta andando a pubblicare questo report qui nel servizio di Power BI, quindi si dice Power BI Service, quindi la Power BI Desktop è il software che utilizzo per sviluppare il mio report. La Power BI Service è dove vado a depositare il mio report. Adesso andiamo a vedere come si accede e come si vede. Quindi vedete, ecco qui praticamente me l'ha depositato. Se io cliccassi qua me lo apre immediatamente, ma noi facciamo il giro largo. Quindi faccio chiudi e io adesso qua potrei chiudere anche il software. Per il momento non lo faccio. Allora, se io adesso vado qui e scrivo sul browser Power BI, ok, .microsoft.com, accedo praticamente a questa pagina qua, ok? Qui andando sul servizio di Power BI accedo alla service. Ovviamente se nel cellulare avete l'applicazione Power BI installata, fate il login una volta e poi voi arrivate sempre praticamente sul servizio di Power BI in automatico senza dover fare l'accesso ogni volta. Quindi qua che cosa succede? Qua troviamo un sacco di cose sulla sinistra che oggi non andremo a vedere in questa lezione, ma diciamo che l'importante è capire qua sotto. My Workspace, perfetto. Quando io clicco qui, che cosa succede? Succede che vedo praticamente tutto quello che io sono andato a pubblicare. Ecco qua che praticamente io mi trovo questi due oggetti. Questi due oggetti sono quelli che sono arrivati in questo momento, vedete 28 del 7, ok, e sono arrivati in questo momento perché l'ho pubblicato dalla parte desktop che è separata adesso, quello è proprio caricato lì. Quindi che cosa viene caricato? Viene caricato un dataset e viene caricato un report. Che differenza ci sono tra queste due? Allora, se torniamo sulla desktop, noi vediamo che qui abbiamo Power Pivot, abbiamo il nostro modello, queste due schede qua ci permettono di lavorare sul nostro modello di dati, e questo è il front-end. Quindi il dataset non è altro che l'insieme delle nostre tabelle col nostro modello relazionato e contiene anche tutte le misure che andiamo a creare. Quindi il nostro modello viene immagazzinato in un dataset. Il nostro report, che è la parte di front-end, ok, viene immagazzinata su un altro oggetto, lo vedete proprio con i due simboli differenti. Questo oggetto qua si collega a questo dataset. Questa è una cosa importante perché io creando un singolo modello potrei creare anche 100 report collegandoli tutti allo stesso dataset, tutti allo stesso modello. E quando io faccio una modifica a quel modello, tutti e 100 i report recepiranno quella modifica. Ovviamente non una modifica di front-end, quindi se vado ad aggiungere un oggetto qua lo vede solo quel report che ho modificato, ma se faccio una modifica strutturale, che aggiungo una tabella, cambio un campo, aggiungo una misura, ok,
e qui ho creato tanti di questi report qua, tutti i report recepiranno la modifica. Attenzione che il modello di dati, ok, il dataset, lo posso collegare anche ad un Excel, quindi io potrei sviluppare un modello di dati che è disponibile sia per un report di Power BI Desktop, ma anche per un report di Excel. Sono tutte cose che poi vediamo nel dettaglio durante il corso, ma comunque potete fare queste cose qua. Se noi poi andiamo qui e facciamo view e facciamo lineage, vedete, abbiamo anche una visione grafica di come funzionano le cose. Ad esempio, vedete, questo report qua, no? Questo report qua che cosa fa? Si prende le informazioni da tutte queste alimentazioni che vedete sulla sinistra, un po' di z, poi crea questo dataset, ok? Perché io potrei avere anche più dataset e collegarli a un singolo report, e poi questo dataset finisce in questo report. Qui, se col discorso di prima, se avessi avuto 3 report che puntano a questo dataset, io avrei potuto fare 3 report e collegarli tutti allo stesso dataset. E qua con questa view, vedete, lista o lineage, possiamo vedere appunto come funzionano le cose. Ad esempio qua ho una connessione solo, utilizza anche il gateway, che dopo ne parliamo un attimino, ok? Va dritto di qua e poi va dritto nel report e così via. Questo è quello che abbiamo caricato prima, ok? Quindi andiamo da qui a qui a qui. Torniamo alla lista, quindi se poi io voglio visionare il report sul browser, clicco nel report e ecco che io lo sto visionando praticamente nel browser. Ok, io posso anche condividerlo, mandare il link diretto, così qualcuno, quello che riceve poi il video, mettete l'email, glielo mandate, oppure copiate il link, vedete, copio il link, vengo qua, vado nel browser, metto questo link e faccio l'accesso e lui me lo apre direttamente il report. Poi posso creare anche delle dashboard, delle applicazioni, si possono fare veramente tante cose che adesso in una lezione introduttiva non riesco a mostrarvi tutto. Però diciamo che questo è un po' il concetto. Poi quando ovviamente ce l'avete nell'area personale, faccio un po' di zoom out, quando voi aprite il cellulare, anche qui trovate tutto quello che avete visto qua, quindi anche qui si clicca sul report e si apre direttamente sul cellulare. Ok, questa è un po' una visione d'insieme. Adesso andiamo a fare una piccola visione sulle licenze, su come funzionano le licenze. Allora, mi ero preso un link, eccolo qua. Allora, se noi andiamo qua, ok, praticamente powerbi.microsoft.com, la lingua e poi pricing, ve lo metto comunque in descrizione questo link. Che cosa troviamo? Troviamo ad oggi, ok, troviamo praticamente i costi delle licenze. Allora, qui ne manca una, è la free. Qui non specifico una free perché ovviamente non ha un costo. Voi potete scaricare Power BI Desktop e iniziare a utilizzarlo solo subito con la free, sapendo che non potete condividere il contenuto con nessuno. Ok? Invece la Pro, ok, qui dice che ha un costo di 8,40 €. Che cosa vi permette di fare la Pro? Praticamente potete creare dei dataset fino a 1 giga di dati, ovviamente sono dati compressi, quindi ipotizziamo circa 20-30 giga di un CSV, per così dire, e avete una capacità di workspace, quindi di area di lavoro dove potete condividere i vostri dataset, che ad oggi è di 10 giga, quindi potete avere un massimo di tutti i vostri lavori che fate fino a 10 giga. E la Pro vi serve sempre, in qualsiasi caso, per sviluppare, quindi dovete sviluppare con una licenza Pro. Chiunque guarda i vostri report, se avete una licenza Pro, deve anch'esso avere una licenza Pro. Quindi se volete iniziare ad utilizzare questo software aziendalmente, come minimo dovete partire con le licenze Pro. Poi sulla destra vediamo che ci sono le Power BI Premium. Che cos'è? Più o meno la stessa cosa, solo che vi dà delle cose in più. Allora c'è la Premium for User, quindi la Premium per utente, che ha questo costo che è più o meno il doppio della Pro, quindi include tutte le funzionalità della Pro, però vi dà più potenza. Ad esempio potete fare un dataset, se non ricordo male, fino a 10 giga per singolo dataset. E poi ci sono delle funzioni di machine learning e intelligenza artificiale che potete andare ad utilizzare. Difatti ve lo specifica anche qua, che c'è dettagliate con IA avanzate, consentire la prestazione self-service dei big data e così via. Ci sono diversi servizi in più, però costa di più, ok? E poi c'è la capacità, ok? La capacità invece cosa significa? Che andate ad acquistare una macchina. Qui avete due scelte, potete andare a prendere una macchina che vi autogestite piuttosto che quella gestisce la stessa Microsoft, che forse vi conviene più che la gestisca comunque
loro. Adesso siamo a luglio 2021, da settembre 2021 arriverà la generazione 2 che farà un grosso passo in avanti per la premium, perché in questo momento se andate a prendere ad esempio una macchina, una P1 che vi dà 8 core e 25 giga di RAM, significa che voi avete 25 giga di RAM disponibili per tutti i report che andate a creare, e tutte le utenze che accedono utilizzano parte di quei 25 giga di RAM. Potrebbero essere pochi, perché più o meno questo è il costo mensile per una P1 più o meno. Quindi da settembre che cosa succede? Che la RAM è per ogni singolo dataset, questa è una delle grosse novità. Poi ci sono tante altre funzionalità che arriveranno con la Premium Gen 2. Però qui comprate una capacità e vedete che il costo è notevolmente più alto degli utenti. Allora qui conviene sempre contattare Microsoft per farsi fare una stima, cioè dovete arrivare col progetto più o meno, avere le idee chiare di quello che state facendo, e poi vi fate due conti con la Microsoft se volete andare su una soluzione premium, perché il vantaggio di prendere una capacità è che voi dovete acquistare le licenze pro per gli sviluppatori, ad esempio 5 licenze di sviluppatori. Poi tutti gli utenti che vogliono visionare i vostri report, tutti, potranno visionare i report senza licenza, quindi non serve acquistare, se avete 1000 utenti, non dovete comprare 1000 licenze pro, ne comprate ad esempio 5-10 per gli sviluppatori, e gli altri 995 utenti non devono acquistare una licenza, quindi bisogna farsi due conti per capire cosa conviene e cosa non conviene. Ovviamente ricordatevi sempre che la premium vi dà più servizi, vi dà più possibilità, vi dà più cose che potete fare, quindi se comunque lo volete dotare a livello aziendale in modo significativo, la capacità secondo me è molto importante. Da non sottovalutare la premium for user, ok, perché se avete bisogno di gestire dei dataset enormi e magari sono solo 5-6 persone che lo devono fare, è inutile andare a spendere così tanti soldi per 5-6 persone. Io comprate direttamente la premium for user. Comunque poi la capacità è anche scalabile, vi danno delle indicazioni sotto, e è facilmente scalabile e ci sono tante cose insomma, che ci stanno dietro. Ovviamente se la gestisce Microsoft non avete accesso alla macchina diretta, è gestita da loro, quindi avete un pannello all'interno della Power BI dove potete andare a gestire queste cose qua. Bene, abbiamo fatto un po' un giro del software, direi che abbiamo visto un po' tutto. Potrei dirvi anche che ci sono dei tool esterni, giusto per concludere la lezione, direi che ci sono anche dei tool esterni che si chiamano ad esempio il Data Studio, ad esempio il Data Studio, vedremo anche questo nel, nel corso, DAX Studio, Data Studio. DAX Studio, ok, se veniamo qua noi possiamo scaricare questo software qua. Questo è un software che praticamente va in aggiunta, sono componenti esterni di Power BI, e secondo me è uno dei componenti fondamentali che ci aiuta a capire meglio come analizzare il modello, se sta performando bene o male. Comunque Power BI ha dei bottoncini che vi permettono di fare questo tipo di analisi, ma DAX Studio va un po' più avanti. In più vi permette di fare delle query ed avere diverse cose. Adesso non ci entro perché è abbastanza vasto anche questo. Poi l'altro software esterno che non può mancare è Tabular Editor, che questo software qua praticamente vi permette di fare ad esempio i calculation group. Se avete già sentito parlare di Power BI, di calculation group, questo è il tool che vi permette di fare i calculation group. Adesso non entro proprio nel merito, comunque vi permette di gestire quelle misure particolari che se sviluppate in Power BI dovreste ad esempio farvi 15 misure, invece con Tabular ne potete creare una, perché switchate il campo quantità tra venduto, quantità di WIP versato eccetera, lo switchate, quindi si possono fare cose molto particolari. Qui una nota è che fino alla versione 2.18 è gratuito, poi dalla versione 3.0 diventa a pagamento, invece Power BI DAX Studio rimane al momento gratuito. Poi ci sarebbe un altro tool che si chiama AML Toolkit, eccolo qua. Anche questo è un tool che ci permette di fare delle cose un po' più avanzate, ci permette un po' di gestire la parte, quando andiamo a gestire la parte di test, sviluppo e produzione, perché in Power BI possiamo gestire anche degli ambienti differenti rispetto a quello di produzione, quindi noi potremo lavorare sull'ambiente di test, poi
quando è tutto ok lo spostiamo sull'ambiente di sviluppo, perché magari nell'ambiente di test facciamo sperimentazione, sull'ambiente di sviluppo sviluppiamo il nostro software e poi quando il nostro report è effettivamente a posto lo portiamo in produzione, perché se noi abbiamo sviluppato un report e poi abbiamo delle utenze che stanno già leggendo quel report lì, non è una buona cosa andare a sostituire i report proprio facendo pubblica mentre gli utenti lo stanno guardando, altrimenti create del disservizio. Quindi ci sono delle cose dietro anche la gestione di questa cosa qua. Comunque anche qui c'è un tool esterno che andremo a vedere poi più avanti. Bene, direi che abbiamo fatto un po' una visione generale del software. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete idee, se vorreste approfondire qualcosa di specifico all'interno di Power BI, se è nelle mie competenze magari ve lo metterò dentro qualche lezione, quindi se mi aiutate anche a pensare un po' anche come strutturare il corso in base a quello che vorreste sapere, ben venga, io vado ad aggiungere. Comunque fatemi sapere tutto nei commenti. Bene, con questo direi che è tutto, spero che la lezione sia stata di vostro gradimento, come sempre lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti, se non avete ancora stipulato un abbonamento col mio canale e vorrete aiutare a sostenere appunto la continuità del canale e delle risorse che continuo a condividere e a creare, e magari pensate a stipulare un abbonamento sempre cliccando il bottone che c'è qua sotto. Bene, vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao!